È arrivata anche Pasqua, meno male direte voi. Noi a Roma abbiamo una tradizione meravigliosa per la Pasqua, la colazione di Pasqua. È quasi più importante del pranzo di Pasqua. La mattina si fa una colazione meravigliosa che è quasi il brunch attuale, anzi l'abbiamo inventato noi il brunch e facciamo questa colazione con tutto e di più. E oggi vi farò vedere quello che mettiamo a tavola a prima mattina. Le uova sode, i carciofi, noi le chiamiamo pizza sbattuta ma è un pan di Spagna. Poi c'è la cioccolata, quella dell'uovo che avete rotto, no? Vi ricordate? E poi che cosa c'è? Poi c'è la corallina, è un salame che è proprio per il periodo pasquale. Questa è una lunga stagionatura, è dei nostri amici Glai, quindi maiali felici e contenti che sono nati in Italia, italiani veri, e poi allevati anche in Italia. Dentro c'è un lardello di guanciale che è pazzesco, già ci sto a pensare per sta avvenire la salivazione. L'accompagniamo con che cosa? Con una pizza al formaggio. E qua ho portato un professionista perché ognuno deve fare il lavoro suo e questo è il professionista della roba lievitata. Lui si chiama Tullio. Ciao. E il negozio si chiama Tullio Pizza, per non sbagliare. E bucine ne devi dire, eh? No. Guarda che cresce il naso, se diventa Assolutamente. per mio ti E chi diventa. dice bucine? Devi dire quantità esatte Certo. e l'esecuzione esatta, che gli devi rivenire pure a loro, gli devi venire. che ce vuole? La torta al formaggio pasquale, buona col Facile. pecorino e il pepe, mamma mia quanto è buona. Ma io ho fatto i compiti a Dai, casa. dimmi. Mi sono portato il bugiardino. E della vita non vedevo i foglietti così. Il oh. Ma bugiardino. vergogna. Allora, giusti i cuochi fornai fanno questo, Sì, perché sì. ormai è tutto sul telefonino. Iniziamo dalla farina. Usiamo una farina di tipo 1 per dare una parte cruscale e un basso indice glicemico. Per 500 grammi di farina abbiamo 250 grammi di latte, 20 grammi di lievito compresso, 10 grammi di sale, 10 grammi di zucchero e 3 uova, di cui useremo 2 uova intere e un tuorlo solo. 150 grammi di grana, 80 grammi di pecorino mischiati e 10 grammi di pepe a grana grossa. Deve sentire sotto i denti. Come cacio e pepe? Come cacio e Come pepe? cacio e pepe. Da che parti? Dai, Allora, fammi partiamo, vedere. partiamo innanzitutto dai liquidi. Andiamo giù con la farina. Dopo andiamo giù direttamente con il latte. Latte intero, eh? Latte intero, E andiamo subito con il lievito. Quindi il lievito non lo sciogli dentro il latte? No, metti lo dentro possiamo così. mettere direttamente. Lievito anche perché compresso che intendi? Lievito di birra fresco? Lievito di birra fresco, perché il lievito esiste in due maniere, c'è compresso e granulare. E iniziamo a far girare. Partiamo piano piano. Quando ha preso un pochino andiamo giù direttamente con l'uovo. Ok? Andiamo, rompiamo il primo, andiamo col secondo e il terzo andiamo a mettere solamente un tuorlo. Però come dice Max, l'albume non buttate, fate una frittatina. No. È giusto, è giustissimo. Giusto, no? Non si butta È un niente. peccato. La roba buona non si mai butta niente. Arrivati a questo punto cominciamo a dare un pochino più di velocità alla nostra macchina. Quanto tempo deve sbattere? Allora, mediamente dobbiamo fare ancora l'impasto, cioè dobbiamo dare il tempo alla farina di sviluppo al glutine e ci vuole come minimo una decina di minuti di impastamento per una farina medio forte. E come l'impasto si incomincia a staccare dalla boule, vuol dire che il glutine si sta formando. Adesso incominciamo ad andare giù con il sale, perché il sale dà stimolo al glutine, quindi aiuta i nostri impasti. Ma sta ricetta di chi è? Di qualche parente, di qualcuno, no? No, questa è una ricetta che mi porto io da svariati anni e che mi ha sempre dato Belle soddisfazioni. grandi soddisfazioni. Vediamo un po', lo prendiamo in parola, eh? Per forza. A questo punto andiamo giù con lo zucchero, piano piano, Quando la boule inizia a pulirsi e l'impasto inizia a sbattere, Sta pure tutto. sta pure tutto. L'impasto si aggancia sulla... Ecco qua, bellissimo. Esatto, vedete? Quando si aggancia così l'impasto vuol dire che il glutine si sta sviluppando. A questo punto andiamo a inserire i formaggi. Partire prima dal pepe. Piano piano. Di dar modo di farlo assorbire, Sì, lo insomma. facciamo assorbire piano piano perché Perché se poi capita la parte tutta piena di pepe, gli vedeva la bocca non va aperta bene, così. invece piano piano lo assorbe e lo distribuisce all'interno di questa maglia glutinica che si viene a formare. Una volta inserito il pepe andiamo a inserire i nostri formaggi. Anche con il formaggio bisogna andare delicati. Questo è un tipo di formaggio molto grasso, quindi Lo devi incorporare. Va fatto incorporare dentro piano piano, non possiamo andare giù tutto insieme. Io tutta sta pazienza non ce l'ho per fare gli impasti. Allora, vedete la boule come si pulisce? Perché il glutine è formato. A questo punto l'impasto anche liscio lo possiamo fermare. Grande, dai. E viene su tutto così, vedete?
bello. Non lascia sporco, lascia pulito, perché il glutine è formato e viene una massa così. A questo punto lo andiamo a mettere sul nostro tavolo, andiamo a dargli 2 pieghe, ok? E la famosa puntata. Puntata, Sì, perché puntata, perché si chiama puntatura dell'impasto. Vedete com'è liscio omogeneo? Vabbè, a parte il pepe, però il glutine è formato. A questo punto lo andiamo a mettere a nanna. Per evitare che faccia croste sopra, ora andiamo a mettere un pochino, un cucchiaino d'olio e lo massaggiamo. Vai, vai, poco che è? poco, ok. Così. Questo è buono, eh? Guardate, in questa maniera, così perché evitiamo che faccia crosta, perché se fa la crosta non cresce bene l'impasto. E poi lo andiamo a coprire. Quanto tempo devi dormire? 40 minuti. Beh, io 40 minuti sempre faccio la gratella con i carciofi. Noi abbiamo una cucina da poveracci noi romani, perché abbiamo usato per tanto tempo e ancora usiamo il quinto quarto. Quindi molte ricette sono proprio fatte con il quinto quarto. E anche qui usiamo il quinto quarto dell'abbacchio. La gente che aveva meno soldi prendeva la parte dell'interiore dell'abbacchio. Quindi abbiamo il polmone già tagliato a cubettini, abbiamo il fegato, abbiamo il cuore dell'abbacchio già tagliato a cubetti e poi abbiamo una bella quantità di cipolla. Iniziamo, olio, fuoco al massimo. Il polmoncino farà è un po' grassa come parte, però è di una bontà assurda, è un dolce. Fatelo rosolare bene bene e adesso sentirete un rumorino, fischia, perché dentro a questo polmone c'è l'aria. A Roma si dice quando il polmone fischia, butta il cuore e incominciamo a buttare il cuore nell'abbacchietto. Sentite? Cipolla, ta 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 ta, bella. Quanto vi piace? Dice a prima volta tutta questa cipolla, vi fa bene la cipolla, mangiate tanta cipolla, tantaglio, fa bene ragazzi, campate a lungo, campate. Adesso, noi non vogliamo far bruciare la cipolla, no? Utilizziamo un po' di sale, un po' di pepe e il vino, sempre buono, non state a risparmiare per un bicchiere di vino, mettete il vino che beverete poi voi. La colazione di Pasqua è questo. È già festa, ti alzi che già ti fanno bere, ti fanno mangiare come che, e quella è la colazione, poi pensa che ti mangi a pranzo. Un vino, un prosecco come in questo caso, un vino bianco, il vino rosso no, eviterei di mettere il vino rosso. E adesso fate lentamente cuocere, mettete un coperchio e fate cuocere per circa 20 minuti. Si sente il profumo? Ammazza Codorino. Allora, a Pasqua la gratella non si fa soltanto con la cipolla, si fa anche con i carciofi. Il carciofo nel periodo di Pasqua si usa moltissimo, quindi si fanno carciofi fritti, carciofi alla romana, i carciofi alla giudia, i carciofi alla martucella. Martucella, lo sapete qual è? È quelle che si cucinano quando si va a fare la potatura della vite, si usa fare la brace e si mettono questi carciofi sotto alla brace, tutti interi così, e poi si sfogliano per e si mangiano, buonissimi sono. Sentite il rumore? Come scrocchia? Fresco fresco? Allora, noi su una coratella di un abbacchio metteremo un carciofo, al massimo 2, pulite bene, lo sapete, no? Così l'abbiamo fatto un sacco di volte insieme. Per chi non lo sapesse, eccolo qui, si deve lisciare, spilucchino curvo, lo spilucchino è questo qui. È un coltello che costa 4-5 euro, però mi dà tante soddisfazioni. Poi tagliamo, se volete, in questa maniera, come se fosse una rosa. Tagliamo a metà e sottile, sottile, sottile. Ah, una cosa importante mi sono dimenticato, il limone. Ma non per i carciofi, per la coratella, perché così rimane bianca. Non la sapevate questa? Perché sennò si squisce troppo se non mettete il limone. Invece voi con un goccetto di limone rimane un bel colore chiaro. La vecchia non voleva morire perché c'era sempre tante cose da scoprire. Girata, così lo prende tutto il limone e chiudiamo. Non troppo sottili, ecco, una grandezza così, vanno benissimo. Olio, uno spicchietto d'aglio, carciofi, un po' di sale, così, e dategli un po' fastidio adesso, come dico io, no? Li saltate un po' in padella e utilizziamo lo stesso modo di fare il carciofo alla romana. Quando sono leggermente rosolati, un goccio d'acqua, questa è una delle più bontà, ormai fa parte di voi la busta del padre, bagnatela e poi chiudete così.
Quando non sentirete più l'acqua e cominciate a sentire come se che si sta rosolando, è pronto il carciofo. Eccoci qua, a questo punto andiamo a prendere il nostro impasto, che lo vedete molto gonfio, è andato anzi un pochino più avanti, ma va bene lo stesso. Lo andiamo a girare, aiutandoci con la mano, ok? E lo andiamo a porzionare, ossia lo andiamo a dividere per fare le pesate per poi andarla a mettere nel pirottino. È tipo un panettone. È tipo un panettone. Il peso va a secondo del pirottino che abbiamo, quindi questo è un pirottino da 500 grammi e noi andremo a fare 500 grammi di impasto. Ok, questo è 5,37. A questo punto andiamo a piegarlo su se stesso come? Facendo una piega a portafoglio, semplice, semplice, semplice. Guardate, così, poi lo giriamo, lo andiamo a chiudere così, ok? Lo pirliamo poco poco. Ok, gli andiamo a stringere il sotto, il sedere, ok, e lo andiamo a posizionare con la chiusura rivolta verso il basso nel nostro pirottino e aspettiamo che lui si gonfierà, che lieviterà a questo punto e lo andremo ad infornare quando l'impasto arriverà un dito e mezzo sotto al bordo del pirottino. Quanto tempo? Perché tu, qua tutta pazienza ci vuole, tanta pazienza. Guarda, si fa puntare in massa con 40 minuti come abbiamo appena Sì. fatto, dopodiché ci vorranno un'oretta e mezza, 2 che venga su. Sentiamo se è pronto il polmoncino, morbidissimo, morbidissimo. A questo punto mettete il fegato, perché oggi noi sappiamo che il fegato non va stracotto, lo vogliamo che rimane dentro un po' morbido. Se voi lo stracocete il fegato, di che sa? Sa di quel sapore molto ferroso, forte e granuloso, invece di rimanere morbido. Aggiungiamo i carciofi, guardate che belli, guardate che spettacolo. Così adesso il profumo dei carciofi, la cipolla, il fegato, il cuore e i polmoni diventa un tutt'uno. Guardate che bello, guardate che colori. Normalmente, compresa mia madre, che succede? Diventa tutto in colore perché si cuociono direttamente i carciofi dentro la coratella. E invece no, e a me piace così, che almeno si vedono i colori differenti. Ah ma, scusa però ho dovuto dire, è sempre tutto il colore con la coratella. Buona, buona, come fate non la fa nessuno, però. E per il forno? Per il forno poi lo andremo a cuocere a 200 gradi, 180 gradi, 200 gradi, a seconda del forno che abbiamo. Se abbiamo un forno aggressivo lo metteremo a 180. È buono, se è buono, un forno buono. Allora, se c'è il forno lo mettete a 180. Se no, se è un forno normale a 200 gradi per 30-35 minuti. Adulio, io ho finito. Tu però per fortuna mi hai portato quelli già fatti, perché se no qua quanto ci mettevo? Ciao! Questi con sto lieviti, con sta roba, quanto tempo stanno così. I lieviti vogliono vedi come sono calmi, guarda la differenza sono sereno. E voi fateci caso, la differenza tra un cuoco, un fornaio e un pasticcere. Il cuoco sta sempre così elettrico. E il fornaietto è un po' più tranquillo, bello, calmo, beato. Guarda questa. Mica sempre, però insomma sì. Fammi vedere quelli che hai portato già fatti. Eccoli qua. Qual è il modello, diciamo, il modello campione per essere veramente perfetto? Così? Vuoi non fare il fanatico? No, dai. no, non faccio il fanatico. Allora, ovviamente deve avere la sua lievitazione, quindi abbiamo detto che vanno infornate un dito e mezzo sotto al pirottino e lui deve aprirsi, deve uscire fuori, deve fare questo lavoro qui. Prima di infornarle, sopra mettiamo un pochino di tuorlo d'uovo e latte e dà questo aspetto lucido e poi facciamo un taglio a croce. Che famo? Tagliamo il nostro? Tagliamolo. Perché devo tagliare la corallina? E tagliamo. Dai. Senti un po'. Tanta roba. Budello naturale, non cose artificiali. Poi ha una morbidezza, è lunga stagionatura, sì, ma è morbida perché la corallina deve essere così. È un prodotto fatto appositamente per questo periodo. Quando lo tagliate deve essere taglio in diagonale. E guardate qui i lardelli, come so. Questi sono quelli di guanciale. Capite a me, amici miei, che amate la carbonara, la matriciana, la gricia, sono i pezzetti del grasso dei lardelli del guanciale. La fetta deve essere spessa come un grano di pepe. Questo se lo vuoi comprare, Tullio, lo puoi comprare anche su Amazon, ok? Col cofanetto d'arriva bello e fai pure una bella opzione. Basta guardare così? Certo. Sì, perché GLAI sostiene il progetto emergenza alimentare della comunità di Sant'Egidio. Mangi bene. Hai fatto una buona azione e che volete più, Davide? Fate pure una bella Pasqua, fate. Ma spacchiamo la torta. Che aspettiamo? Se la mangiamo a mozzichi, dai. dai. Mamma mia. Bella, oh.
Eccola qua. Guarda Belli- un po' che bella, soffice. bella, bella, Che bella. Oh, deve essere mazza. soffice, eh? Senti un po'. Buono, Com'è sì, che sì. dici? The smell is fantastic. È buona, è È buona. buona. E se famo una fettina? Così. Belle, grosse, eh? Non fate fettine sottili, sottili come l'ostie. Questa è una pizza pasquale, se devi sentire quando la metti in bocca, quando l'impasto è venuto bene, si sfila così. Poi prendi un pezzo di salame, fai così e... Ma sentite come sta corallina? Oh? Mamma mia, buono. Poi mi c'è così certo. Sì. Sono buoni sti sardelli, oh. So, aiuto. Aspetta. Aspetta, c'è un corso... Oh, lo vuoi pure te che hai bevuto quei bicchieri ghiacciati mia? Oh, non vedevo l'ora di venire qui per bere nei bicchieri ghiacciati di Max. Non si rompono questi bicchieri. È un'altra cosa bere qua dentro. Questi sono i ricordi proprio legati all'infanzia. T'alzavi un po' più tardi, facevi sta colazione, poi il pranzo lo facevi tardi Tardi perché nei paesi si usava così. Guardate qua che meraviglia. Quindi, non vi ho detto un'altra cosa poi. Questa è la pizza, ti ho detto sbattuta, la chiamiamo così, ma la cosa bella sono i ricordi legati a tutto questo. Io mi ricordo che questo, sempre lo cucinavo, con mia nonna mi portava dal fornaio, perché prima ero veramente furbi. Non si accendeva il forno a casa, si andava dal fornaio a fine giornata e si cuocevano i dolci dentro il forno mentre si stava spegnendo piano piano perché era il forno a legna e quindi si faceva i dolci pasquali o i dolci natalizi. In questo caso il pasquale era la pizza sbattuta, il pan di Spagna. Ragazzi, la nostra colazione è questa qua. Ma la vostra, voi come farete colazione a Pasqua? Scriveteci nei commenti, mi raccomando, e iscrivetevi. Dio un po'. Perché io dico, mi sto mangiando tutto. Assaggia sta coratella con i carciofi, va. Yeah, yeah. Non vi spaventate, no, quella roba non la mangio. Mangiatela, assaggiate e poi mi dite. Mangi un po'. Che roba. È dolce, è dolce. Sto già andugliotti. Metto pure un pezzetto di salame. Oh, ti sta mangiando tutto, sta mangiando. Oh, io ho fame, eh. La nostra, la vostra, alla Pasqua.